Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, Ariete, andiamo a vedere la verità nascosta che presto scoprirai. Può essere un segreto, una rivelazione, un chiarimento. Andiamo a vedere cosa stai per scoprire, ok? Allora, ti consiglio di guardare sia il tuo segno zodiacale che il tuo ascendente, ok? Allora, andiamo a vedere subito. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, Ariete. Cosa stai per scoprire? Cosa stai per scoprire, Ariete? Allora, prima carta, vediamo cosa si cela dietro il velo. Il segreto. Seconda carta, carta della rivelazione. Scopriamo come e attraverso chi questa verità sta per arrivare a te. Quindi vediamo il messaggero della rivelazione. Una persona, un evento, un segno che riceverai. Poi, oggi aggiungiamo le sibille come terza parte, il dettaglio concreto. Chiediamo alla sibilla di darci un indizio più preciso. Qua ci saranno dettagli più concreti. Ne mettiamo due. 1, 2. Poi mettiamo la carta della conseguenza, cioè vediamo cosa cambierà per te dopo questa rivelazione. E poi la carta del consiglio sciamanico, il consiglio del tuo amante mistico, del tuo spirito guida, per trasformare questa verità in un dono. Questa è la carta chiave, vediamo. Allora, si vede? Sì. Allora, ragazze mie, ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. Cosa stai per scoprire? Partiamo. Allora, la carta del segreto, vediamo cosa si cela dietro il velo. Questa carta ci mostra l'energia nascosta, quella che si muove dietro le quinte della tua vita. Vediamo che cos'è. Un bel lasso di bastoni, accipicchia. Qui c'è un impulso nuovo che sta covando, che stava covando, un desiderio, una proposta, un'attrazione che finora non era visibile. Guarda, potrebbe essere una passione che qualcuno nutre per te, oppure un progetto che sta per prenderti di sorpresa, oppure un'iniziativa che ti coinvolgerà direttamente, ma qualcosa di sorprendente. C'è qualcosa di vivo, pronto a scoccare, capito, come una scintilla. Vediamo adesso la carta della rivelazione, scopriamo come, attraverso chi questa verità sta per arrivare a te. Qui vedremo il messaggio della rivelazione, che può essere una persona, un evento o anche un segno che riceverai. Vediamo un po', carta della rivelazione, festa, 4 di bastoni. Allora, questa verità, questa cosa arriverà in un contesto di festa, in un incontro, una celebrazione, può essere una cena, una ricorrenza, un momento di gioia condivisa. Potrebbe essere annunciata proprio davanti ad altre persone questa cosa, oppure durante una situazione leggera, serena, cioè proprio quando non te lo aspetti. Ok? Ok, adesso andiamo con le sibilline chiacchierine. Vediamo le sibille cosa ci dicono rispetto all'indizio ancora più preciso, rispetto a qualcosa, no? Di cosa riguarda questa cosa. Così, boom, amore. Mi parla d'amore, vediamo l'altra. Amore e morte, che poi praticamente l'amore vince la morte. Eh sì, amors, senza morte. Allora, mi sta parlando chiaramente di un legame affettivo. Qua mi sta parlando di un legame forte.
un sentimento forte, però porta con sé questo sentimento una trasformazione radicale. Cioè può significare la fine di una relazione per aprire spazio a un amore nuovo, oppure la rinascita di un rapporto però in una forma completamente diversa. Cioè questo è un passaggio netto. Il vecchio muore per lasciare posto al nuovo. Ok? Ok. Vediamo adesso la carta della conseguenza, cioè ora vediamo qui cosa cambierà per te dopo questa rivelazione. Questa carta ti mostra il nuovo scenario che si aprirà quando avrai saputo la verità. Ok? Vediamo. Boom, carro, bellissimo. Allora, dopo questa rivelazione non resterai fermo o fermo. No, qua prenderai il controllo, ti muoverai verso una scelta chiara, perché il carro qua ti porta a decisioni rapide, concrete, può essere un trasferimento, un cambiamento di status, un passo importante verso ciò che desideri davvero. Cioè questa carta mi dice che è il momento di guidare tu la direzione, grazie a questa cosa che vieni a sapere. Ok? Ok, vediamo adesso la carta del consiglio sciamanico dell'amante mistico per trasformare quello che ti arriva, questa verità che sta per arrivare, in un dono. Come fare? Come reagire? Ok, 2 di bastoni, non agire d'impulso. Prenditi 24 ore, 48 ore per osservare questa situazione qua. Cioè valuta, scegli consapevolmente, mi dice questa carta, perché il tuo potere sta nel decidere tu, non nel lasciarti trasportare dagli eventi. Cioè questa verità mi dice è un dono, ti dice usala per orientarti verso la vita che vuoi, mi spiego? Perché è qualcosa di bello che ti spiazza, un po' spiazzante, però energeticamente potente questa cosa. Sì, cioè mi dice questa stessa che qualcosa di vivo e di nuovo, che può essere una di nuovo, no di nuovo, di nuovo, una passione, una promessa, un'intenzione che era già in atto però era nascosta, una dichiarazione di interesse da parte di qualcuno nei tuoi confronti, oppure un progetto che qualcuno sta per proporti, che può parlarmi, visto che qua c'è amore e morte, mi può parlare di convivenza, di trasferimento, di lavoro condiviso, oppure la scoperta che qualcuno ti considera in modo diverso da quanto pensavi. Questa non è una cosa nebulosa, che ci devi pensare su, che magari non sai che pensa l'altro, no, no, è una cosa, è un impulso concreto questo, che arriva a te dritto, cioè attiva desiderio, attiva azione, mi spiego? E questa cosa verrà fuori in pubblico, o in un momento festivo, o in un momento familiare, una cena, una festa, un brindisi, un anniversario, un'inaugurazione, o anche una riunione tra amici, collaboratori, potrebbe anche essere un annuncio anche gioioso che mette le cose in chiaro davanti ad altre persone, ok? E qua le sibille schiacciantemente ci confermano che il nucleo è sentimentale, cioè la notizia riguarda un legame affettivo, una dichiarazione, un ritorno, una scelta di coppia. E la morte è importante perché indica la fine di una modalità e l'inizio di un'altra. Ti faccio degli esempi concreti. Qualcuno confessa un amore e questo costringe una relazione precedente a terminare. Va bene? O tu odi questa persona. Oppure una relazione muore nella sua forma precedente per rinascere in un nuovo impegno, che può essere convivenza, può essere matrimonio, comunque un cambio radicale. Per alcune di voi, però poi vi vedo bene in questa cosa che ti sto per dire, scopri che è una storia che credevi stabile invece è finita, oppure è compromessa. Va bene? Però qua subito dopo ti vedo che questa rivelazione ti fa entrare in movimento, prendi il controllo, prendi una decisione, procedi con forza, perché il carro qua ti promette che la verità qui darà uno slancio alla tua vita nelle prossime ore, cioè ti metterà alla guida di una scelta. Quindi aspettati decisioni rapide, avanzamento concreto, trasloco, cambio di stato, un progetto che parte. Ti dico una cosa, come segnali pratici da osservare,
fai attenzione agli inviti improvvisi, anche gli annunci via social, o gruppi, una persona che ti cerca in pubblico, un discorso pronunciato in presenza di altri, oppure dei messaggi che iniziano con sai, dobbiamo parlare, ma poi finiscono in un annuncio. C'è qualcosa di grande, ok? Quindi se hai per esempio questi prossimi giorni, 7 giorni, no? Per esempio in programma delle serate o degli incontri, vai con apertura, ma con la mente pronta, cioè porta con te proprio la possibilità di questa cosa che ti ho detto, di questa proposta qui. Non agire d'impulso. Per esempio, mi prendo 48 ore, 24 ore per pensarci. Questa cosa ti dà spazio e molta padronanza, no? Sì. Mi dice questa stesa in base a quello che arriverà, evita decisioni estreme nelle prime 48 ore, perché il carro ti esorta a dirigere l'energia e non a disperderla. Sì. Puoi chiedere anche supporto in base a quello che arriva, supporto a una persona fidata, può essere un'amica, una sorella, per i primi passi concreti, mi spiego, a livello logistico, anche messaggi da inviare o documenti, a seconda di quello che è. Sì. Quindi qua c'è un impulso nuovo, che stava covando già questo impulso dentro, qualcosa che scocca finalmente. Questa verità arriva in un contesto pubblico, in un contesto festivo, quindi ripeto, presta attenzione agli inviti e ai brindisi. Qua la Sibilla parla chiaro, è una faccenda d'amore che ti costringerà a chiudere una porta o a trasformarla in qualcosa di nuovo. Conclusione pratica, non reagire d'impulso, prenditi 24 ore o 48 ore e poi decidi. Sì. Monitora questi inviti, nei prossimi giorni, feste, cene, annuncio pubblico. Sì. Praticamente questa lettura mostra una rivelazione che porta a una spinta, può essere una bella rinascita d'amore o la fine di qualcosa di vecchio a livello amoroso, ma necessario, che non ti serve più. In entrambi i casi il tema è la scelta cosciente, non subire, guida. Il carro ti assicura questa capacità di condurre. Sì, qua vedo proprio una scintilla che sgorga tra i calici. Qua mi dice non temere la fine di qualcosa perché è ciò che purifica, è il ventre che accoglie il nuovo. Scegli con mano ferma e vai avanti. Perché? Perché il mondo aspetta il tuo carro qui. Ok? Ok, penso di aver detto tutto su questa sera. Ho arricchito un po' di particolari. Vediamo nell'amore, mettiamoci i miei potenti oracoli lui-lei. Cosa ti dice questa persona? Magari ti fa una dichiarazione in pubblico, non te l'aspetti. È una cosa che non ti aspetti, che ti coglie proprio di sorpresa. Vediamo, visto che parla d'amore, cosa ti dice. Se nel caso c'è una dichiarazione, ok? Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Trattandosi di una dichiarazione esplicita, vediamo un po' che parole verranno usate. O il succo delle parole. Ah, è proprio... Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Ragazze mie, ragazzi, aspettatevi una cosa a bomba davanti a tutti. Qualcosa, sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Per alcuni di voi c'è questa dichiarazione e si chiude una relazione stagnante, o tu o questa persona che ti fa questa dichiarazione, che c'è la morte. Ok, cos'altro? Eccola, è uscita da sola. Sei bellissima, lo fa impazzire a questo qua. Sei bellissima o sei bellissimo. Cos'altro?
Ho sempre avuto paura delle mie emozioni, ho sempre indossato una corazza per proteggermi, poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima. C'è qualcuno che è pazzo di te e lo vedrai in questi giorni. Wow. Vediamo un po' cosa ti dicono gli oracoli. Allora, dove stanno gli oracoli blu? Se li trovo. Oracoli blu, oracoli blu. Eccoli qua, gli oracoli blu. Vediamo, vediamo. In viaggio, qua c'è spostamento con il carro, c'è movimento quando arriva questa cosa o nel mentre che stai facendo questa cosa, vedo movimento. Un viaggio renderà speciale la tua vita, forse sei in viaggio, forse in viaggio arriva questa dichiarazione quando meno te l'aspetti, non lo so. È qualcosa di questa natura qui, è qualcosa che muove, muove. Devi prendere una decisione decisa, decisione decisa. La situazione richiede fermezza, mantieni i tuoi propositi, proprio come ti ho detto prima con il carro. Cioè, scegli con mano ferma e vai avanti, però prenditi 48 ore, 24 ore magari prima, un attimino, ok? Io voglio andare a vedere un po' la personalità, cioè voglio vedere, visto che mi parla d'amore qua, allora, dove stanno gli altri tarocchi? Questi. Questo segreto qua. Qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti nel caso in cui ci sia la dichiarazione, no? 6 di denari. Potrebbe essere in ambito lavorativo questa cosa. L'energia di questa persona nei tuoi confronti, o comunque una buona energia del 6 denari, però che non è ancora sbilanciata, no? Cioè, il 6 denari l'energia non è wow, no, il 6 denari è un giusto equilibrio, la tranquillità, la serenità, quindi mi dice che magari c'è serenità tra voi due e tu non ti aspetti sta cosa. Vediamo ancora l'energia e i pensieri nei tuoi confronti. 5 denari. Guarda, questa persona sente molta carenza o perdita pensando a te, non si sente alla tua altezza o non si sente abbastanza. Questa persona nei tuoi confronti ancora. Il giudizio, guarda, qua c'è una rivelazione da parte di questo qua o di questa signorina, non so chi è. Il giudizio mi parla di una rinascita, fare i conti con questa sensazione è qualcosa di inaspettato che questa persona ti dice. Inaspettato proprio. È proprio la chiamata, la resurrezione. Vediamo un po' ancora l'energia di questa persona nei tuoi confronti. Gli piaci da impazzire, regina di bastoni. Sei tu che gestisci. Gli piace da impazzire, senza di te si sente carente. È una persona che non si sente alla tua altezza. Potrebbe esserci una situazione, un'energia di equilibrio, però senza smancerie e niente. A un certo punto, boom, questa persona fa boom proprio. Perché? Perché gli piace da impazzire. Gli piace da impazzire e prende la decisione di dirti sei consideratamente tutto ciò che ho sempre desiderato, guarda, sei di bastoni. E vuole conquistare questa sensazione, tant'è che vuole conquistarti, tant'è che questa sensazione, volevo dire, gli ha dato la carica per prendere le redini della situazione e esprimersi. Ok? Ok. Quindi, ragazze mie, così stanno le cose. Fammi vedere un po' aspetta, questa volevo mettere. Facciamo un'altra di queste. Sì, è proprio la cruna del lago, intenzionalità. Qua è quando fai centro nel buchino del lago, no? Qua c'è proprio questa intenzionalità nei tuoi confronti. Cioè è intenzionato a fare centro con te, questa persona. È intenzionato a fare centro. Perduti nello spazio e bisogno di essere guidati, qua mi parla di questa persona qui, come se si fosse sentita o si senta persa un po'. Però poi è la carica erotica o quello che sente nei tuoi confronti che gli fa arrivare questo. Ok? Qua se parliamo d'amore in questo senso stretto, altrimenti ti dico che tu ricevi una
una verità da parte di qualcuno, e laddove tu ti sentivi che non avevi, diciamo, magnetismo, eccetera, perché magari in un'altra relazione non ti ha dato quel supporto lì, tu ricevi una carica erotica esplosiva qua, e questa cosa ti fa rinvigorire, va bene? Ok, ragazzi miei, ragazzi, non aggiungo nient'altro, bellissima stesa, va bene così. È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi, quindi abbiamo dato i tempi più o meno una settimana. E io concludo qui, ti abbraccio forte, mi raccomando, praticate, 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 studiate e praticate. Io ti ringrazio, ti abbraccio forte, noi ci vediamo prestissimo, e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.